Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Pillole di UX. L'episodio di oggi nasce da una notizia che ho letto. Forse voi non lo sapevate, almeno io non lo sapevo e sono venuto a conoscenza di questa cosa tramite fonti esterne all'azienda, che Meta inizierà ad allenare la propria intelligenza artificiale utilizzando le nostre informazioni. Mi sarei aspettato di leggere una notizia del genere all'interno delle piattaforme Meta. Magari mi è arrivata la notifica e me la sono persa, quindi magari è colpa mia, però diciamo che ne sono venuto a conoscenza leggendolo da un articolo di un giornale. In pratica, cosa succederà? Dal 26 giugno, se non ci si opporrà a lasciare la possibilità a Meta di utilizzare i nostri post, le nostre foto, le nostre interazioni con l'intelligenza artificiale, e poi andremo dopo a vedere nello specifico che cosa si intende con questo, potrà utilizzarle per allenare l'intelligenza artificiale, come altre aziende hanno fatto sfruttando informazioni che sono disponibili sul web. Quindi non è una novità che l'intelligenza artificiale si vada ad allenare su informazioni disponibili. Quello che volevo analizzare io in questo video è la user experience che bisogna affrontare per fare in modo di poter contestare l'utilizzo delle proprie informazioni. Quindi seguitemi, perché adesso partiamo nell'analizzare brevemente cosa bisogna fare, come bisogna farlo. Eccoci qua. In questo momento sono sul mio account di Instagram. Come vedete non c'è nessuna notifica che mi dica che posso capire che c'è novità sulla questione della privacy. Quindi ipoteticamente quello che farei è andare a cliccare sull'hamburger menu in alto a destra. Dovrei continuare a scendere. Ve la faccio breve, è l'ultima voce. Quindi andare su informazioni, quindi siamo già al secondo click, e terzo click informativa sulla privacy. Come vedete apre un sito, che è il sito di Meta, dove si parla dell'informativa sulla privacy. Questa è la pagina che vi spiega come Meta colleziona le informazioni. Il box importante è il box iniziale, dove arriva l'alert. Per effettuare opposizione al fatto che Meta utilizzi le vostre informazioni devo fare un quarto click. Tra l'altro neanche facilmente cliccabile con il proprio pollice, perché è un testo. Poi alla fine vedete diritto di opposizione. Io potrei a livello di UX sbagliare e cliccare su AI di Meta se con il dito vado troppo in su. Detto questo, clicchiamo sul diritto di opposizione e arriviamo finalmente alla pagina dove si può fare l'opposizione. Allora, quali sono le problematiche di questa pagina? Innanzitutto il testo è troppo piccolo rispetto a quello che vedevamo qua, dove il testo ha una grandezza adeguata, le parti più importanti del testo sono evidenziate, i link sono evidenziate, ti dà la sintesi per analizzare tutto quello che viene detto, eccetera eccetera eccetera. Se vado in diritto di opposizione il testo diventa più piccolo, quindi è più difficile leggerlo. Immedesimatevi in una persona di una certa età che magari ha difficoltà di lettura, immedesimatevi in una persona che possiede un cellulare non di ultima generazione e quindi magari il testo non riesce a essere letto in maniera adeguata perché la risoluzione dello schermo non è così elevata. E poi questo testo, oltre ad avere una grandezza troppo piccola, non ci sono testi in bold, quindi in grassetto. È come se non ci fosse una informazione più importante di un'altra. Quando si parla di mobile i testi devono necessariamente avere una classificazione a livello grafico, e per avere una classificazione a livello grafico deve essere utilizzato il grassetto principalmente. Quindi se noi andiamo a leggerci questo testo, quello che dice è: hai il diritto di opporti, invia questo modulo, le informazioni che hai condiviso sui nostri prodotti e servizi potrebbero essere post, quindi quello che pubblicate come testo, foto e relative didascalie e messaggi che invia un AI. Ora, questo che vi citavo all'inizio non è molto chiaro, nel senso che cosa vuol dire? Io ipotizzo qui che Meta potrebbe utilizzare le mie chat potenzialmente di WhatsApp con un'intelligenza artificiale, magari un'azienda che ha costruito un'intelligenza artificiale e l'ha inserita all'interno di WhatsApp, per andare a fare allenamento della propria intelligenza artificiale. Controlliamo le richieste relative alle obiezioni in conformità con le leggi pertinenti sulla protezione dei dati. Quindi se risiedi in uno stato che ti tutela dal punto di vista della privacy, noi adegueremo l'utilizzo dei tuoi contenuti per non allenare l'intelligenza artificiale. La cosa interessante è che loro possono comunque trattare le informazioni anche se ti opponi. Basta che qualcuno nei vostri contatti che ha pubblicato una foto vostra non sia opposto, a quanto pare la possono utilizzare, però lascio a voi l'analisi di queste possibilità. Quello che succede è: devi dire dove sei residente, spiegaci che impatto ha su di te questo trattamento dei dati, e questa risposta è obbligatoria. Non capisco il perché, nel senso che essendo miei dati non capisco perché io debba giustificare perché voglio oppormi. È una richiesta molto generica a cui io non saprei rispondere perché non so che cosa vogliono sapere. Non è chiaro quello che
che vogliono sapere con questa domanda. E poi subito sotto, facoltativo, forniscici ulteriori informazioni che potrebbero aiutarci a esaminare la tua contestazione. Quindi mi viene il dubbio che il far parte di un paese europeo che ha come il GDPR come legge sulla privacy non sia sufficiente per poter contestare il fatto che loro utilizzino i miei dati. Quindi che cosa dovrei scrivergli io da privato cittadino sul fatto che contesto l'utilizzo dei miei dati? È di difficile interpretazione quello che stanno chiedendo, quindi non saprei come rispondere, io non saprei consigliarvi come rispondere, non ve lo consiglierei mai, e poi cliccare su invia. Quindi, però, per farvi capire quanto sia complicato a arrivare a contestare, e poi non si ha neanche la certezza che la propria contestazione andrà in porto. Quindi a livello di user experience diciamo che il processo dovrebbe essere migliorato quasi a 360 gradi. Grazie per avermi seguito, e se anche tu senti il bisogno che il web e le app abbiano una user experience più intuitiva, iscriviti al canale e seguimi nelle prossime analisi che farò delle altre app e degli altri siti internet. Alla prossima, ciao! Quale sito o app vorresti che realizzassi? Scrivilo nei commenti.